Naviganti del hobby, bentornati sul canale, benvenuto anche a tutti i nuovi follower perché vedo che stiamo aumentando a rotta di collo e vi faccio vedere oggi subito il nuovo Kill Team Sangue e Zelo, grazie ovviamente a Gigi di Ars Manufactoria che andrò a ringraziare personalmente domenica. Mi sto preparando per andare al play, quindi per chi di voi ci sarà al play a Bologna domenica sono lì praticamente tutto il giorno, andrò in giro per gli stand, poi mi troverete sicuramente al nostro stand di Weird e alla Nere Edizioni e poi intanto in questi 2 giorni vi faccio 2 unboxing con i fiocchi, questo merita tantissimo e domani gustatevi la premiere. A tra poco. Sangue e Zelo è l'ennesima espansione di Kill Team che sta veramente pompando a tutta velocità, perché veramente una scatola dietro l'altra stiamo vedendo veramente un Volcus pieno di situazioni. Il Volcus è il pianeta, per chi non lo sa, dove si sta svolgendo tutta la vicenda ed è veramente bello perché prendendo tutte le espansioni, se per esempio oltre a essere appassionati voi avete magari un gruppo di amici, ognuno può avere le sue squadre, potete giocare insieme, è veramente bello. Allora, questa è un'espansione che porta, diciamo, il combattimento a un livello diciamo ultraterreno, nel senso che non ci sono armature, non ci sono particolari plastacciaio e armor di qualche tipo, ma c'è la fede contro l'accanimento degli dei del caos, quindi è veramente una lotta spirituale fra i 2 gruppi. Il primo gruppo sono i santificanti, che sono praticamente, come vedete, dei devoti all'imperatore a dei livelli veramente esagerati, e dall'altra parte i nuovi sanguinorosi, che sono una bellissima squadra nuova di Khorne che è tutta da montare, tutta da dipingere, soprattutto Grimdark. Hanno queste quasi zampe, anche se sono gambe, che sono robotiche, che gli permettono di scattare velocissimi, e armi a 2 mani che ovviamente affettano il più possibile. E poi all'interno c'è anche la statua del tempio che va a completare e a, diciamo, continua ad arredare il vostro tavolo di Kill Team. All'interno trovate, ve lo faccio vedere da vicino, un dossier Kill Team Sangue e Zelo, quindi tra poco vedremo il libro, la guida dell'assemblaggio, un foglio di segnalini di Kill Team, pacchetto missioni Sangue e Zelo, set di carte, poi avete 19 miniature della Citadel che sono appunto il Kill Team Sanguinorosi completo e il Kill Team Santificanti completo. Il terreno ha ovviamente questa statua che dipingeremo tutta di bronzo nel nostro caso in un tutorial, e i pacchetti delle carte anche dei 2 team. Quindi questa scatola qui veramente vi dà tutto quello che serve per utilizzare 2 team uno contro l'altro, con tanto di campagna e quindi tutta, diciamo, una storia sua. Vado a mettere l'1 per e vediamo di aprire. Dunque si apre dietro. Ringrazio come sempre Ars Manufactoria e Gigi per la scatola, perché mi ha mandato veramente, questa è un'altra che vedrete domani subito prima del play, quindi faremo in modo di farvele vedere entrambe, e poi prima che vado al play, insomma, perché poi farò varie puntate di reportage sul play e chi non potrà venire al play ne vedrà delle belle. Ovviamente basette all'interno. Ecco qui la statua. Questa è diciamo lo sprue della statua, e vedete che la, diciamo, qualità è sempre super. Questa è sostanzialmente la statua di una sororitas. Loro la fanno bianca diciamo sulla scatola. Si potrebbe fare esageratamente tutta di marmo per fare magari un tutorial sul marmo, oppure tutta di bronzo, che verrà un capolavoro. Io opterò sicuramente per il bronzo, che è un po' più semplice e un po' più grim. Allora vi faccio vedere, questa è lo sprue dei Khorne, che se guardate anche le teste che hanno, guardate il livello di anche qui dettaglio pazzesco ormai a cui siamo arrivati, sempre più piccole ma sempre più dettagliate, le catene incredibili. Queste sono miniature veramente anche molto interessanti da scoprire, perché effettivamente è un team completamente nuovo. Poi c'è l'altro sprue
che è lo sprue dell'ecclesiarchia, che praticamente va a riprendere, vedete, il sacerdote che è accompagnato da questi cultisti dell'imperatore, che sono proprio dei fanatici furiosi. Ci sono delle miniature che veramente meritano e andremo a dipingerli in un tutorial molto bello, che con 2 sprue ve la siete cavata. Bellissimo questo foglia velata di carta velina per separare il box, così che non venga rovinato. E poi, come sempre, ormai all'interno di ogni Kill Team troviamo questi box fatti veramente bene, che praticamente vi preannunciano praticamente il resto del contenuto, fatto con un'apertura doppia qui davanti. Quando tirate su vedete che all'interno c'è il libro, c'è sempre una bellissima figura. Tra le altre, tutti questi scenari li vedrete in un format che sto praticamente preparando per l'abbonamento del canale, dove oltre a HeroQuest Café, dove giocheremo per esempio a HeroQuest in 3D, giocheremo a Kill Team, perché quest'anno Kill Team penso che sia veramente il gioco da giocare. Bande bilanciate, già perfettamente preparate, quindi basta montare, dipingere e si gioca. E poi sarà veramente bello, perché sul tavolino sarà bello, anche perché è portatile, il tavolo è un po' più compatto, quindi ci sono vari vantaggi nel vedere un pochino di Kill Team. Allora, qui abbiamo il libro delle Sangue Zero dossier, quindi questo è proprio il dossier, e questo vi faccio vedere un po' più a distanza, così lo vedete per intero. È proprio come grafica di tutti gli altri, fatto sempre dal design studio inglese, fatto veramente bene. Qui la cosa che mi piace veramente tanto è che tutte praticamente le grafiche, tutte le illustrazioni sono ex novo, perché abbiamo 2 bande completamente nuove, 2 quindi sprue completamente nuovi, 2 background completamente nuovi, eccoli qua. E è anche veramente interessante il fatto che vadano a scavare a fondo in un background che è un po' più fuori dal solito spara, uccidi, coltelli, spade a catena, eccetera. Ma qui ci sono anche quelli, c'è anche il corpo a corpo, ci sono anche le pistoline, vedete, ma in realtà la fa da padrone la fede che i due team hanno nei confronti delle loro praticamente divinità, chiamiamole così, anche se l'imperatore alla fine è un uomo cadavere su un trono, quindi un po' complesso, no? Allora, il confessore, come vedete, il cherubino, sono veramente delle, secondo me, miniature nuove, veramente come posso dirvi, evocative, perché nel Grimdark queste veramente la fanno da padrone, sono proprio evocative. E poi c'è questa novità di Khorne che non vedo l'ora di leggere per capire bene di cosa stiamo parlando con questi sanguinorosi, che sono proprio dei praticamente, vedete qui, ve le leggo anche: tra coloro che si sono schierati con i poteri perniciosi, i seguaci di Khorne sono probabilmente quelli con le motivazioni più semplici, dai sovrumani astartes eretici ai sacrificabili cultisti. Tutti hanno lo stesso obiettivo: versare sangue e mietere teschi nel nome del loro padrone infernale. Qui non abbiamo niente a che fare con gli astartes rinnegati, ma siamo proprio in mezzo alla gentaglia che vive proprio nei bassi fondi più totali del mondo del 40.000. Ecco le regole dei Kill Team. Quindi qui abbiamo una sezione con le regole di entrambi i team. Il primo è il Kill Team dei Santificanti e ovviamente vi dà le regole della fazione, gli espedienti strategia, gli espedienti scontro a fuoco. Ovviamente seguite Podcast Rules, che farà parte del canale da adesso in poi, con Paolo Sorteni e Luigi Spaccamonti, che vi presenterò a giorni nelle 2 interviste singole, per poi vederli sempre con me in questo nuovo format che con Goblin mi sono inventato. Vi piacerà, perché alla fine insegneremo sempre un qualcosa riguardo le regole dei giochi, quindi se volete imparare a giocare, Podcast Rules sarà il podcast del vostro gioco, del vostro hobby. Equipaggiamento della fazione, commento dei designer, quindi qui a questo punto addirittura c'è un commento
in cui i designer dei santificanti spiegano i santificanti. Quello è molto bello, quindi avete un background del background. E il Kill Team Sanguinorosi, quindi si parte anche qui con le stesse cose, e poi ovviamente avete le schede, ma all'interno, adesso le vediamo al volo, ci sono anche le carte, quindi potete tranquillamente utilizzare, diciamo, le carte invece che tenervi il libretto. E infine il pacchetto missioni, che va a esplorare proprio quello che sarà, diciamo, il combattimento specifico, e poi vi spiegano anche come praticamente diciamo gestire la statua, per esempio, perché addirittura vi fanno vedere come farla corn piuttosto che normale, diciamo, addirittura attrappano gli occhi, vedete, fa delle cose un po' allucinanti. Ed ecco qui poi che vi insegnano a dipingerla, addirittura questa è mezza bruciata, vedete, quindi vi fanno vedere un pochino come aggeggiarle, diciamo, e questo è il libretto, ok? La trama ovviamente ve l'ho già detta. Qui avete all'interno quello che trovereste se comprate il singolo team, quindi i segnalini. Questi ovviamente basta guardarli, sono quelli di Korn. E poi avete Blood and Zeal, che ovviamente è il libretto di istruzioni. Diciamo che lo tralascio un pochino per farvi vedere il resto. E qui ci sono 3 carte diverse, poi ovviamente il resto è cartoncino. Le carte sono appunto le carte dei vari, quindi qui abbiamo, vediamo se a uno è più facile vederle, le carte per esempio dell'Ecclesiarchia, mi piace chiamarla così anche se sarebbero i santificanti in italiano. Eccoli qua, vado a pescarmi tutte le carte, vedete che sono fatte veramente con una super grafica. E qui avete ovviamente le schede, e quindi avete la prima parte, diciamo, delle carte, che se volete è anche l'ultima, che vi fa vedere tutte le schede, diciamo, dei vari del Kill Team dei santificanti, e così ovviamente sarà anche quella dei Korn. La regola della fazione, quindi qui ci sono i santificanti con, diciamo, le carte loro specifiche, quindi con gli espedienti di strategia per esempio, e poi gli scontri a fuoco, vedete i sigilli di purezza, testi ecclesiastici, e poi guida ai segnali indicatori, che vi spiega come funzionano gli indicatori. Poi Kill Team dei santificanti, che praticamente vi spiega cos'è il Kill Team dei santificanti, e poi varie regole di fazione. E vedete poi l'equipaggiamento universale, l'equipaggiamento che ovviamente potete utilizzare per dotare appunto il vostro Kill Team. E queste erano le carte dei santificanti. Ora vi tralascio quindi le carte invece di Korn, e a questo punto però potete vedere queste, che sono quelle proprio del, diciamo, di questo specifico, diciamo, pacchetto espansivo. E avete, come vedete, da un dorso il blu e il rosso, e dall'altra parte avete praticamente zelo e sangue. Quindi ovviamente queste andranno a diciamo guidare i Korn, e queste andranno a guidare ovviamente i santificanti, ok? Questo, ragazzi, è la confezione, è veramente bella, ha veramente un qualcosa in più per questo background completamente ex novo, e quindi rispetto alle altre mi sento di dirvi che è veramente una scatola fatta bene come tutte le altre, ma che ha appunto, se vi piacciono le miniature, questo guizzo in più di battaglie, diciamo, che sono quasi più mentali che oltre che fisiche, ok? Vi lascio un bel recap con Goblin. Naviganti, sangue zelo porta Kill Team a un livello spirituale. Vabbè, non esageriamo. Però insomma, io volevo dirvi che questa scatola va a completare le altre. È un'espansione eccezionale che meriterà giocare, e ve la beccherete in un format tutto speciale per l'abbonamento del canale. E non è finita qui. Spero che avete visto anche il nuovo trailer del Podcast Rules, dove vi spiegheremo tutte le regole dei vostri giochi preferiti con Paolo Sarteni e Luigi Spaccamonti, che vi presenteremo nelle interviste fra qualche giorno. Nel frattempo cliccate sulla campanellina, iscrivetevi, dite a tutti i vostri amici che siamo diventati il vlog più grande di tutto l'universo.